dicevo no, va bene, non l'ho fatto male. Ho chiuso il video e l'ho anche aperto. Grande Rezzo, grazie mille. Ciao Enrica, alla prossima. Cari amici, eccoci qua, bella vero? L'ho presa a Maranello, davanti alla fabbrica del Ferrari proprio. Siamo andati, raga, a correre la mezza maratona d'Italia, 21 km all'interno della fabbrica della Ferrari. Il video è uscito settimana scorsa, se ancora non l'hai visto te lo lascio qua. Abbiamo corso nel circuito di Fiorano, recuperatevi il video. Bene, ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Se ancora non mi conosci, io sono Tortello Fa Cose, vivo a Dublino, come mi è stato chiesto più volte nei commenti sotto i video. Oggi vi voglio parlare del mio lavoro. Signori, io sono un BIM ingegnere, ovvero un ingegnere BIM. Sono partiti i preparativi per vedere se Enrico riesce a scammare di nuovo Ryanair. Sono molto attenti. Eccolo là, la faccia di uno che sta per essere giudicato. Henry, Arrivati a casa. Fa anche caldo. come avete visto siamo tornati dall'Italia. Io sono venuto a casa, ho acceso il computer, ho iniziato a lavorare da qua nel limite del possibile perché sono un pochino stanco. E domani vi porto in cantiere, un cantiere qua a Dublino, un cantiere molto grosso qua a Dublino, dove sto lavorando in questa nuova azienda. Domani io avrò un induction, training, come cacchio si dice, un training, là in presenza. Viva il cambio dell'ora che non ci fa capire più niente. Qua sono le 9, sto andando a ordinare la cena adesso, vedo il sushi famoso. Mangeremo alle 10, domani la sveglia alle 6, perfetto. Ah, e ci siamo iscritti alla maratona di Riga. Signori, chiuso. Bello come su Google Maps, quello di aperto e poi fanno. Io a volte ci provo, ma magari a volte sono un po' cattivo. Però veramente è un paese di deficit. Sono tutti, tutto, non lo so ragazzi. Succede sempre per ogni cosa, sempre. Non è possibile, qualsiasi cosa, c'è scritto un orario, vai là e invece è nato. Vai lì, fai una roba, poi si sbagliano. Però se tu vai negli altri, costa anche di più, fa più schifo e fanno altri errori. Cioè è tutto così qua, tutto così. Spero finisca questa giornata, veramente stufo. BIM ingegnere. Immagino che per molti non sia cambiato nulla e non avete comunque capito una mazza. Ora vi spiego tutto. Ovviamente vi ricordo, se volete sostenere il canale basta un mi piace, un commentino e un'iscrizione. Se non lo fate grazie lo stesso, però un po' vi odio. Che cos'è il BIM? Definiamo prima di tutto l'ambito, le costruzioni. Fin dall'albore dei tempi l'uomo ha sempre cercato di migliorare il suo standard di vita, costruendo delle abitazioni sempre più confortevoli. Di pari passo anche le tecniche per progettarle sono migliorate e l'ultima evoluzione degli ultimi anni è appunto il BIM, il Building Information Modeling, che è un modo super figo di creare e gestire dei modelli 3D digitali di costruzioni. Che cavolo vuol dire quello che ho appena detto? E mo ve lo spiego, e stai calmo, te lo dico. Il BIM ci permette anche di integrare tutte le informazioni rilevanti di un edificio, come ad esempio i materiali utilizzati, i costi, i tempi di costruzione e perfino la manutenzione futura. Ci permette ad esempio di posizionare un edificio, o meglio un modello tridimensionale di un edificio nel mondo con delle coordinate reali, unire i materiali che lo compongono con le temperature reali del posto, ad esempio, perché se io progetto la stessa casa in Valle d'Aosta o se la progetto a Santorini avranno delle necessità differenti. Ci permette inoltre di lavorare tutti assieme in remoto sullo stesso modello che si aggiorna simultaneamente man mano che lo si crea. In pratica è uno strumento potentissimo che ci aiuta a gestire tutto il ciclo di vita di un edificio. Buongiorno. Martedì 1 aprile, sono ore 6:30. Oggi andiamo in cantina. Allora, induction fatta e adesso ci prendono la foto per il bus per entrare. Carino, mastodontica, enorme, iper complesso comunque come cantiere. Ci è andato il coso. Stiamo andando a casa e è un labirinto, no? Questo quello là è il cantiere. La roba più assurda, raga, è che questo parcheggio dove mi trovo adesso è stato creato per essere poi cancellato. Fuori di testa sta cosa. Provvisorio, tipo. Ho visto una musa passare per un breve secondo.
Sapete perché? Così si sente che sta facendo la pipì. Stiamo andando a scattare delle foto per il suo frontrunner ASICS. Il nuovo completo ASICS, come si chiama questo coso? Nagino. Nagino. Loro dicono Nagino. Per i bambini che sono il vestito della domenica. Set fotografico finito. Stiamo andando a prendere il sushi che ieri non sono riusciti a prendere. Alla fine vedi, avevano ragione loro, vengono chiuso e noi torniamo il giorno dopo. Business. Comunque che bello che hanno tirato avanti l'ora o È un indietro. po' come quando voi ragazzi ci trattate male, ma noi comunque vi riprendiamo indietro. Sono chiusi di nuovo. Questo, signori, è una spice bag. Cafonata. Meglio del sushi? No. Qui in Irlanda il BIM viene utilizzato ovunque, a causa anche dell'arrivo delle multinazionali americane che hanno portato qui un sacco di stabilimenti che era impossibile da progettare senza BIM. Questo ha fatto sì che qui in Irlanda si lavori al massimo grado di complessità del BIM, con anche dozzine e dozzine di aziende formate da migliaia di persone che lavorano simultaneamente sullo stesso progetto. Mercoledì 2 aprile. Noi andiamo a correre. Abbiamo trovato un cane che è venuto a salutare Cristina. Ma tu hai dei sciarpine stupende. Ma tu mi mordi come Dovrà ripassare sempre qua tutti i giorni, verremo a salutarti, sì. Siamo un po' di scatole. Ciao, sei bellissima. Oh, 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 oh. Signori, abbiamo sushi. Oh, nei miei video parlo spesso del mio lavoro, di come questo sia cambiato nel corso degli ultimi mesi, soprattutto. Se non li hai visti, recuperali, li trovi sul canale. Personalmente ho lavorato in diverse aziende, in diversi cantieri qua nella mia esperienza irlandese. Il cantiere più importante su cui ho lavorato, che è stata poi anche la mia prima esperienza qui in Irlanda, è stato il cantiere della Intel. Intel è stato il più grande investimento di un'azienda privata in Europa dal dopoguerra. Senza BIM non si poteva fare. Ho lavorato anche praticamente in tutti i data center che hanno costruito in Europa, delle più grandi aziende americane, potete immaginare quali sono. Ed ora sono su un progetto di una casa farmaceutica, non posso dirvi il nome, la prima che ha commercializzato il vaccino anti-Covid. Giovedì 3 aprile, guardate il paesaggio delle gru, che spettacolo. Come sempre, invece no. Lei oggi corre, Io vado in palestra. come sempre. Buona? Non so. Come BIM engineer, quindi come ingegnere BIM, il mio lavoro è concentrato sul design di impianti, ora solo elettrici, e devo assicurarmi che i modelli digitali che produco siano sempre corretti ed aggiornati, oltre poi a partecipare al design di questi impianti. Questo rende i progetti migliori e ci aiuta a risparmiare tempo e soldi, cioè più che altro l'azienda, perché noi comunque lavoriamo venerdì. Ragazzi, sto facendo una roba che mi sta facendo diventare matto. Ovvero devo aggiungere una sorta di valvola, cioè un tubo. Facciamo vedere se posso far vedere qualcosa. Ovviamente questa è la vis, una valvola lì, devo aggiungere A queste cose qua immagino non capirete niente. Signori, abbiamo appena finito di registrare il video, cioè la parte parlata del video di questa settimana, e c'è un piccolo aggiornamento che è un po' tosto, ma prima un po' di luce. Luce più o meno, siamo sempre in Irlanda, ragazzi. Successo oggi? È successo che il mio capo è stato assegnato un altro progetto e mi hanno dato in mano il progetto a me. Folli, matti. E questo rende tutto abbastanza complicato, in quanto ho iniziato da pochissimo, ho la terza settimana adesso, e sono un pochino preoccupato, non lo nego, perché non ho tutta questa esperienza sul progetto. Il mio capo comunque mi ha detto che mi aiuterà in modo non ufficiale, perché si rende conto che anche lui che è una cavolata. Però dai, da grandi sfide, da grandi problemi, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Giriamo questa frase: da grandi responsabilità derivano grandi poteri e soprattutto grandi esperienze, e soprattutto grandi esperienze da portare su questo canale. Sono sfide, sono cose. Abbiamo corso 4 maratone in 2 anni, non ci fermerà sicuramente questo. Ho un caldo alto qua in questa casa in questo momento. Apriamo. Fuori si sta bene, incredibile. Sabato 5 aprile. Sono un po' svalvolata, non mi fai un po' di sbalzo, però mi sembra di vedere il triplo. Perché? Oh. Io invece
L'unica cosa bella di questo momento triste di motorsport. E poi salutiamo lì per sempre. E dalla colazione al pranzo è un attimo. 10 minuti e una pulizia tranquilla, un'ora dopo. Non ci credete. Non ci credo neanche io. Che stiamo uscendo, abbiamo dei jeans. Carissimi, sì, stiamo uscendo. Andiamo a mangiare con i ragazzi del vicinato. Proviamo un nuovo ristorante, Gerito al Bonmatte, che lui è uno che in queste cose. Andiamo a provare cibo in un ristorante palestinese. Arrivati. Menù ed è molto interessante. Un sacco di roba, tra cui anche le pizze che non assaggeremo, ma le abbiamo viste, sono molto carine. Margherita 13 euro. Io ho fatto decidere ai ragazzi perché Nero d'avola al palestinese. Arrivate qui questo è strabuono. Sì, noi abbiamo abbiamo preso altre cose. La frusta il nostro oggetto di mano è buonissima. Ma buona? Bello. Onesta. Cosa abbiamo esagerato? Di carne. Dolcetto grassante. Oh, bel tegno banalmente. Qua di baklava. Buono? Buono. Domenica. Con quelle cose. Quello lì è sole, ragazzi. Sole. Stavamo. Cioè. Non ho capito perché non si può suonare. Comunque non facciamoci rovinare la giornata. Questi irlandesi fanno cose da irlandesi. Guardate che giornata oggi, veramente. Presi coscienza, si sta bene che maglietta, gli sto ho caldo. Non c'è una nuvola ed è una di quelle giornate all'anno. Iva che fa il sole, guardate. Con tanto di cose. Ah sì, e ne siamo andati a fare la spesa. Non abbiamo via di mezzo. Cosa? Caldo, sto scherzando. Caldo in Irlanda, guardate. Vabbè, però grazie all'osterino, zia Lomba. Guardate che cosa c'è oggi, guardate. Spero che questo video vi abbia dato un'idea di cosa sia il BIM e di come lo usiamo qui. Se avete domande o volete saperne di più sul mio lavoro, lasciate un commento qua sotto che magari andiamo più nello specifico su alcune aree. Parliamo magari di nuvole di punti e scanner. Non dimenticate poi di mettere mi piace al video, mi raccomando ragazzi, è importantissimo. A voi non cambia niente, a me fa una grandissima differenza. Iscrivetevi al canale. Grazie di aver guardato questo video raga e ci vediamo alla prossima. E poi mi raccomando, tifate Ferrari. Ci vediamo, ciao. Your mercy, mine.